Oggi mi trovo nella zona di Varese, nel Parco dei Campo dei Fiori, nel paese di Orino, e da qui partirà il nostro trekking verso il forte di Orino. Il sentiero da seguire è l'E1 301, ci saranno circa 700 metri di dislivello e 2 ore e 30 di camminata. Passato il centro storico e svoltato a destra, ora ci troviamo immersi nella natura. Stiamo facendo una strada di ciottolato, la temperatura è perfetta, non fa troppo caldo e ora godiamoci questo trekking. In lontananza si sente anche il rumore dell'acqua, probabilmente di un piccolo torrente o fiumiciattolo. Per arrivare al forte di Orino ci sono diversi sentieri che si possono prendere e noi abbiamo scelto proprio di partire dal paesino di Orino. Vediamo se riusciamo a vedere il torrente. C'è un piccolo scolo d'acqua. Allora, qui abbiamo una deviazione. In realtà basta seguire sempre il segnale 302 per il forte di Orino. E qui ci segna che ci sono ancora 2 ore e 10 di camminata. La camminata è molto piacevole anche perché stiamo camminando sotto gli alberi. Quindi c'è ombra, sentiero pulito, sempre di ciottoli e la pendenza iniziale non è troppo aggressiva, è abbastanza dolce. Qui abbiamo un vecchio ponte, quindi probabilmente passavano anche, chissà, magari con dei carri. Questo è uno dei sentieri più rinomati della zona di Varese. È la prima volta che lo faccio, quindi testiamolo. Non stiamo trovando nessuno lungo il sentiero, molto bene. Tutto tranquillo, si sentono molto gli uccellini, ogni tanto si sente anche il corso d'acqua, tutto tace, adesso non parlerò più neanch'io e inizierò ad ascoltare la natura. E godiamoci questa giornata. Guarda che figata! Hanno fatto il presepe sotto la radice di un albero, tutte le radici e il presepino dentro. Per il momento devo dire che il sentiero è ben segnalato, quindi difficilmente ci si può perdere. Adesso proseguiamo, siamo a circa 20-30 minuti di camminata, ce ne rimane un'ora e mezza, per ora molto piacevole. Ci sono 3 sentieri, uno a destra, uno a sinistra e uno dritto. Chiaramente noi proseguiamo per quello davanti a noi. Queste scarpe hanno fatto un bel po' di chilometri, diciamo, in questi anni. 1 ora e 40. È dall'inizio del sentiero che stiamo percorrendo una vecchia strada. Ora non so dirvi quando è stata costruita, magari essere di epoca romana, anche se penso che sia stata costruita molto dopo. E probabilmente è stata percorsa anche dai soldati nella prima guerra mondiale. Perché il forte di Orino fu uno dei capisaldi della linea Cadorna realizzata durante la prima guerra mondiale per prevenire le invasioni austro-tedesche attraverso la Svizzera neutrale. Si trattava di un avamposto che praticamente sorvegliava tutto il Varesotto. Questo è proprio un bel segnale. Nel bosco le bestie non sporcano, gli uomini sì. Siete pregati di comportarvi come bestie. Che strana questa pianta. Potete dirmi che cos'è? Se sì, fatemelo sapere nei commenti. Ora più Into the Wild. Superiamo questo piccolo tronco caduto a terra. Allora, siamo capitati in questo punto dove il sentiero viene segnato con il colore giallo e verde. Ma in realtà se si fa più attenzione, nella roccia si può vedere che comunque c'è ancora il rosso e bianco, un po' sbiadito. Quindi fate molta attenzione ai dettagli che vi circondano durante il cammino e a dove mettete i piedi. Si respira, si sta veramente molto bene. Ora il sentiero è cambiato, stiamo proprio salendo sul monte e la pendenza è aumentata. Qui per il forte c'è l'indicazione che manca ancora un'ora e questo piccolo sasso non è per niente contento. Ora ci sono un bel po' di alberi caduti, ora la salita si fa un po' più impegnativa. Ciao! Ciao. Quanto manca al forte? Stanno chiacchierando, non ho ti mancherà una mezz'oretta? Mezz'ora e 40 minuti? Sì, non manca tanto. Guarda, ci siamo messi a chiacchierare, non so neanche dove siamo adesso. Va bene, Va bene. grazie. Buona salita. Grazie. C'è qualche passaggio un po' strettino e via. Questo punto costeggia un po' tutto il versante del monte e non so se si può notare nel video, ma dal vivo c'è una bella pendenza. Credo che siamo proprio sulla cresta del monte, o quasi, siamo quasi arrivati. Si tratta di un trekking di media difficoltà perché, come potete vedere nel video, stiamo salendo dall'inizio fino a quando raggiungeremo il forte. Ci sono 700 metri di dislivello, quindi non sono pochi, e il mio consiglio è di farlo se siete un po' allenati. Si inizia a intravedere il lago di Varese. Non dovrebbe mancare molto. La zona del bosco sembra quasi terminata. Adesso passiamo questi tronchi senza ammazzarci. In fondo in mezzo al lago c'è anche un'isola lacustre e dietro le montagne nevate. Una serie di alberi caduti e abbattuti dal maltempo. Siamo quasi arrivati. Forte di Orino, 15 minuti. Siamo nella località La Colma a 1083 metri. 5 minuti all'arrivo. Una delle mete più ambite dove venire a fare trekking è proprio questa. Infatti c'è molta gente. Panorama per niente male. E siamo ufficialmente arrivati al forte di Orino. Pieno di resti dell'antico forte. La camminata merita sicuramente la vista, però. Eh sì, veramente niente male.
si possono vedere tutti i laghi. Questo è il lago di Varese, mentre da questo lato abbiamo il lago Maggiore. Però c'è una vista a 360 gradi dove si può ammirare tutto il paesaggio, dalle colline alla pianura, ai vari laghi e in fondo anche le Alpi, ancora innevate. E da questo lato invece ci sono tutte colline, tutti monti. E questo è sicuramente il trekking più bello da fare qui, nel parco regionale del Campo dei Fiori, senza alcun dubbio. Ora rifaremo la stessa strada, però in discesa. E se siete arrivate fino a questo punto del video, intanto vi ringrazio. E poi se volete sostenere il mio lavoro qui su YouTube, vi chiedo per voi un gesto gratuito, quello di iscrivervi, anche perché grazie al vostro aiuto riuscirò ad arrivare al mio prossimo obiettivo, quello dei 1000 iscritti. Seguitemi e noi ci aggiorneremo con un nuovo video qui sul canale. Ciao da Jack!